Benvenuto nel nostro canale di pratica linguistica. In questo video miglioreremo le nostre capacità di ascolto e conversazione attraverso varie conversazioni quotidiane. I sottotitoli in inglese sono disponibili e puoi passare facilmente alla tua lingua locale utilizzando la funzione di traduzione automatica nelle impostazioni di YouTube. Mettiamo in pratica le nostre abilità linguistiche insieme ogni giorno. Lezione 1. Bucket List Adventures. Ehi Anna, ho appena sentito parlare di questo incredibile sentiero escursionistico in montagna. Sembra incredibile. Lo aggiungerò sicuramente alla mia lista di luoghi da visitare. Non rimarrete delusi. I panorami dovrebbero essere mozzafiato. Posso solo immaginarlo. Adoro essere circondato dalla natura. È così rinfrescante. Assolutamente. Inoltre, è un ottimo modo per disconnettersi dal trambusto della vita quotidiana. Sì, trovo che passare del tempo all'aperto mi aiuti davvero a schiarirmi le idee. Lo stesso qui. Hai altri posti nella tua lista dei desideri. Lo faccio. Voglio visitare il Grand Canyon e vederne il tramonto. È una scelta fantastica. I colori del tramonto devono essere sbalorditivi sullo sfondo del canyon. Esattamente. Ho visto delle foto e sembra un dipinto. Ci sei mai stato? Non ancora, ma è sicuramente anche nella mia lista. Voglio provare la vastità di persona. Dovresti pianificare un viaggio. Ci sono anche ottime opportunità per escursioni in quella zona. Questo è vero. Forse possiamo organizzare un viaggio di gruppo ed esplorare insieme. Adoro quell'idea. Sarebbe divertente condividere queste esperienze con gli amici. Sicuramente, le avventure sono sempre più piacevoli in buona compagnia. Lezione 2. Giornata della spesa. Ehi Anna, vado al negozio più tardi. Hai bisogno di qualcosa? Certo. Di quanto latte hai bisogno? Mi basterà 1 litro. Mi piacciono i cereali con il latte al mattino. Suona bene. Di solito preferisco il latte di mandorle. Ha un buon sapore. Il latte di mandorle è delizioso. L'ho provato nei frullati ed è ottimo. Sì, aggiunge una bella cremosità senza appesantire troppo. Hai bisogno di altri generi alimentari? Dovrei prendere anche frutta e verdura. I prodotti freschi sono essenziali. Assolutamente. Ho intenzione di preparare un'insalata questa settimana. Che mi dici di te? Sto pensando di fare un soffritto con tante verdure colorate. Gnam, sembra salutare e vivace. Hai una verdura preferita da includere? Adoro i peperoni. Aggiungono una bella croccantezza e dolcezza. I peperoni sono fantastici. Mi piace anche aggiungere i broccoli per la loro consistenza e le loro sostanze nutritive. Ottima scelta. Mi assicurerò di prenderne un po'. Stai provando nuove ricette? Sì,
Ho trovato una nuova ricetta di pasta che utilizza spaghetti di zucchine al posto della pasta normale. Sembra interessante. Ho sentito che gli spaghetti alle zucchine sono un'ottima opzione a basso contenuto di carboidrati. Lo sono davvero. È un modo divertente per cambiare i tradizionali piatti di pasta. Potrei aver bisogno di provarlo. Fammi sapere come va a finire quando lo prepari. Lo farò. E se trovi nuove ricette, condividile anche con me. Sicuramente, cucinare è sempre più divertente quando condividiamo idee. Lezione 3. Recuperare il ritardo. E Anna, è passato un po'. Come te la sei incavata? Ciao John, sono stato fantastico. Che ne dici di te? Notizie interessanti. In realtà sono appena tornato da un weekend sulla costa. È stato rinfrescante. Sembra incredibile. Adoro la spiaggia. Cosa hai fatto lì? Abbiamo esplorato la costa, siamo andati a nuotare e abbiamo persino provato del pesce locale. Gnam! Il pesce fresco è il migliore. Hai un piatto preferito? Sicuramente, la zuppa di vongole era incredibile. Era così cremosa e saporita. Ne sento quasi il sapore. Volevo provare a preparare la zuppa di vongole a casa. È un'ottima idea. Cucinare può essere un modo divertente per ricreare quei ricordi. Esattamente. Che mi dici di te? Hai iniziato qualche nuovo hobby ultimamente? Sì, ho iniziato a imparare a fare surf. È impegnativo ma molto divertente. Il surf sembra esaltante. Sei riuscito a catturare delle onde buone? Alcuni. Ci vuole pratica, ma è fantastico quando finalmente ne guidi una. Scommetto. Deve essere anche un ottimo allenamento. Ci vai spesso? Cerco di andarci tutti i fine settimana quando il tempo lo permette. È la mia nuova attività preferita. Questo è stimolante. Un giorno dovrei unirmi a te. Sembra fantastico. Assolutamente. Mi piacerebbe avere un compagno di surf. Pianifichiamo insieme una giornata in spiaggia. Lezione 4. Avventure culinarie. E Anna, stavo pensando alla mia prossima avventura culinaria. Sembra eccitante. Cosa ti aspetta nella tua lista di avventure culinarie? Voglio provare a fare la pasta fatta in casa partendo da zero. Ho sentito che è davvero gratificante. Oh, è un'idea fantastica. La pasta fresca ha un sapore molto migliore di quella acquistata in negozio. Esattamente. Ho guardato alcuni video e sembra un processo divertente. Hai in mente un tipo specifico di pasta? Sto pensando di fare le fettuccine. Si abbina bene con salse cremose. Gnam! Le fettuccine Alfredo sono una delle mie preferite. Hai intenzione di preparare anche la salsa? Sì, voglio fare una classica salsa Alfredo usando burro, panna e parmigiano.
Sembra delizioso. Dovresti anche considerare di aggiungere dell'aglio per un sapore extra. Ottima idea. L'aglio esalta sempre il gusto. Hai mai fatto la pasta prima? L'ho fatto una volta ed è stato un po' impegnativo, ma ne è valsa la pena. Il gusto era incredibile. Posso immaginarlo. Hai qualche consiglio per un principiante come me? Sicuramente. Assicurati di impastare bene l'impasto e lascialo riposare prima di stenderlo. Grazie per il consiglio. Me lo ricorderò. Vuoi unirti a me per la sessione di cucina? Mi piacerebbe. Sarà divertente cucinare insieme e condividere qualche risata. Fantastico. Non vedo l'ora di iniziare la nostra avventura culinaria. Lezione 5. Il potere dell'autoriflessione. E Anna, hai mai pensato ai benefici dell'autoriflessione? Assolutamente. Lo trovo incredibilmente prezioso per la crescita personale. Per me, mi aiuta a identificare i modelli nel mio comportamento e nei miei pensieri. Questo è un ottimo punto. Riconoscere questi schemi può portare a cambiamenti significativi. Esattamente. A volte mi rendo conto di reagire allo stesso modo in situazioni diverse e questo mi apre gli occhi. Sì, è come uno specchio che riflette le nostre abitudini, sia buone che cattive. Hai un metodo specifico per l'autoriflessione? Mi piace tenere un diario dei miei pensieri regolarmente. Mi aiuta a elaborare i miei sentimenti ed esperienze. Il journaling è uno strumento fantastico. Ho sentito che può anche migliorare la chiarezza mentale. Sicuramente. Annotare le cose spesso le fa sentire più gestibili. Sto pensando di aprire un diario della gratitudine. Penso che potrebbe cambiare la mia prospettiva. È un'idea meravigliosa. Concentrarsi su ciò per cui sei grato può migliorare il tuo umore generale. Ho notato che quando rifletto sui momenti positivi, bilancia i momenti difficili. Assolutamente. Si tratta solo di trovare quell'equilibrio ed essere più gentili con noi stessi. Sono d'accordo. L'autoriflessione può essere un modo efficace per coltivare l'autocompassione. Esattamente. Impegniamoci a riflettere più spesso e a condividere le nostre opinioni tra di noi. Mi piacerebbe moltissimo. Sarà un ottimo modo per sostenere la crescita reciproca. Lezione 6. Contrattempi mattutini. Buongiorno, Anna. Hai dormito bene? Ehi John. Sì, ma c'è un problema. Oh no, cos'è successo? Mi sono svegliato e ho scoperto che non c'era acqua calda. È frustrante. Hai controllato se il riscaldamento funziona? L'ho fatto. Sembra rotto. Forse dovrei chiamare un idraulico. Sembra una buona idea. Non è divertente iniziare la giornata senza una doccia calda. Esattamente. Non vedevo davvero l'ora. Che mi dici di te?
Hai passato una buona notte? L'ho fatto, ma mi sono svegliato presto a causa del rumore esterno. Oh no, cosa stava succedendo? Stavano facendo dei lavori di costruzione nelle vicinanze. Faceva parecchio rumore. È fastidioso. È difficile rilassarsi con tutto quel rumore. Lo è davvero. Ho cercato di soffocarlo con la musica, ma non è servito a molto. Posso immaginarlo. A volte, è meglio accettare il caos. Vera, forse dovrei investire in dei buoni tappi per le orecchie per la prossima volta. È un'idea intelligente. Potrebbe fare una grande differenza nella qualità del sonno. Di sicuro. E quando finalmente mi farò una doccia calda, mi sentirò molto meglio. Assolutamente. Speriamo che anche l'idraulico possa risolvere rapidamente il mio problema. Incrociamo le dita. Un buon inizio di giornata migliora tutto. Lezione 7. Ruote high-tech. E Anna, hai visto gli ultimi modelli di auto elettriche? Ciao John, sì. Ho visto una presentazione su di loro. Hanno un aspetto incredibile. Lo so, giusto? La tecnologia è semplicemente strabiliante. Quale ha attirato la tua attenzione? Quella con la funzione di guida autonoma. Immagina di rilassarti mentre l'auto si guida da sola. Sarebbe fantastico, ma pensi che sia sicuro affidarsi a un computer per guidare? Questo è un buon punto. Ci sono ancora alcune preoccupazioni sull'affidabilità. Cosa ne pensi? Credo che possa essere sicuro con una tecnologia e test adeguati. Inoltre, potrebbe ridurre gli incidenti. Vero, ma che dire del divertimento alla guida? Adoro la sensazione di avere il controllo. Ho capito. C'è qualcosa di esaltante nel guidare un'auto ad alte prestazioni. Esattamente. Hai mai guidato un'auto con funzionalità avanzate come il sistema di assistenza alla corsia? Sì, ne ho provato uno recentemente. È stato affascinante il modo in cui ha ripreso dolcemente la corsia. Wow, sembra fantastico. Mi piacerebbe provarlo. Pensi che ne compreresti uno? Se avessi il budget, lo farei sicuramente. Sono come uno sguardo al futuro. Di sicuro. Mi chiedo come saranno le auto tra 10 anni. Qualche previsione? Forse macchine volanti o auto in grado di comunicare tra loro per evitare il traffico. Sarebbe fantastico. Immagina di non essere mai più bloccato nei guai. E pensa all'impatto ambientale. Auto più pulite potrebbero davvero aiutare il nostro pianeta. Assolutamente. È emozionante pensare a come la tecnologia può cambiare la nostra vita. Non vedo l'ora di vedere quali saranno le prossime innovazioni nel mondo automobilistico. Lezione 8. Il potere dei curriculum. E Anna, stavo leggendo sull'importanza di avere un curriculum valido. Ciao John.
Questo è un ottimo argomento. Pensi che faccia davvero la differenza? Assolutamente. Un curriculum ben elaborato può attirare subito l'attenzione di un datore di lavoro. Sono d'accordo. È come la tua prima impressione sulla carta. Cosa pensi debba essere incluso? Le competenze e le esperienze chiave sono fondamentali. Dovrebbero mostrare cosa puoi apportare al lavoro. Sì, e penso che anche la formattazione sia importante. Un layout pulito lo rende più facile da leggere. Sicuramente, se è disordinato, il datore di lavoro potrebbe anche non finire di leggerlo. Hai mai aiutato qualcuno con il suo curriculum? Sì, ho aiutato un amico il mese scorso. Ci siamo concentrati sull'evidenziare i suoi successi. Questo è intelligente. Ha ottenuto delle interviste dopo? L'ha fatto. È stato chiamato per 2 interviste, il che è fantastico. Wow, è impressionante. Penso che anche personalizzare il tuo curriculum per ogni lavoro sia essenziale. Esattamente. Dimostra che sei sinceramente interessato a quella posizione specifica. E ti permette di enfatizzare le esperienze più rilevanti. Giusto. Hai mai aggiornato il tuo curriculum di recente? In realtà l'ho fatto. Ho aggiunto le mie nuove competenze grazie ai corsi online che ho seguito. È fantastico. L'apprendimento continuo è fondamentale nel mercato del lavoro odierno. Vero? Pensa che le lettere di presentazione siano ancora necessarie? Credo che possano aggiungere un tocco personale e spiegare la tua motivazione. Sì, è un'occasione per raccontare la tua storia oltre ai semplici fatti del tuo curriculum. Esattamente. Si tratta solo di distinguersi nel panorama lavorativo competitivo. Mi chiedo quante persone dedicano effettivamente del tempo a perfezionare il proprio curriculum. È sorprendente. Molti ne sottovalutano l'importanza. Un piccolo sforzo può fare molto. Lezione 9. Eroi della storia. E Anna. Stavo leggendo di Harriet Tubman e del suo incredibile viaggio. Ciao John, era una donna straordinaria. Cosa hai trovato più stimolante? Adoro il modo in cui ha portato così tante persone verso la libertà, proprio come un'eroina dei tempi antichi. Questo è vero. Mi ricorda come Mosè condusse gli israeliti fuori dall'Egitto. Esattamente. Entrambe le figure hanno dimostrato immenso coraggio e leadership in momenti difficili. Pensi che le loro storie ispirino ancora le persone oggi? Assolutamente. Ci insegnano la resilienza e la lotta per la giustizia. Sono d'accordo. È affascinante come le loro azioni abbiano cambiato il corso della storia. Sì, gli sforzi di Harriet Tubman sono stati fondamentali nell'Underground Railroad. Che mi dici di Mosè? La sua storia è fondamentale per molte religioni e culture. Giusto. Simboleggia la liberazione e la speranza per molte persone. Come pensi che possiamo applicare le loro lezioni nella nostra vita oggi?
Possiamo difendere ciò che è giusto e aiutare i bisognosi, proprio come hanno fatto loro. Questo è un messaggio potente. Si tratta di fare la differenza, non importa quanto piccola sia. Esattamente. Ogni atto di gentilezza può creare un effetto a catena nelle nostre comunità. Pensi che la narrazione abbia un ruolo nel mantenere viva la loro eredità? Sicuramente, condividere le loro storie aiuta a educare gli altri e ispira le generazioni future. Adoro il modo in cui le storie possono colmare i divari tra culture e periodi di tempo diversi. Sì, ci ricordano la nostra umanità condivisa e le lotte che abbiamo superato. È importante onorare queste figure e imparare dai loro viaggi, non credi? Assolutamente. Il loro coraggio dovrebbe motivarci a essere coraggiosi nella nostra vita. Lezione 10. Il viaggio della scoperta. E Anna, stavo pensando al viaggio per trovare la propria passione. Ciao John, questo è un argomento interessante. Cosa ti ha fatto riflettere su questo? Ho letto di come le persone spesso lottano ma alla fine trovano la loro vera vocazione, come Ellen. Oh, adoro Ellen. Il suo viaggio verso il successo dimostra che la perseveranza paga. Esattamente. È un promemoria che le sfide possono portare a qualcosa di straordinario alla fine. Pensi che ognuno abbia una passione unica che aspetta di essere scoperta? Credo di sì. A volte ci vuole solo tempo ed esplorazione per scoprirlo. Questo è vero. Quali sono secondo te alcuni modi per scoprire le nostre passioni? Provare nuove attività o fare volontariato può aprirci gli occhi su nuovi interessi. Ottima idea! Ho imparato così tanto frequentando workshop e corsi. Sì, anche incontrare nuove persone durante queste esperienze può ispirarci. Pensi che sia mai troppo tardi per trovare una nuova passione? Niente affatto. Molte persone scoprono nuove passioni più avanti nella vita e prosperano. Lo ammiro. Dimostra che la crescita e il cambiamento possono avvenire a qualsiasi età. Esattamente. Si tratta solo di avere una mente aperta ed essere disposti a correre dei rischi. Che mi dici del fallimento? Che ruolo ha questo nella ricerca delle nostre passioni? Il fallimento può essere un trampolino di lancio. Ogni contrattempo ci insegna lezioni preziose. Sono d'accordo. Aumenta la resilienza e ci aiuta a perfezionare i nostri obiettivi lungo il percorso. E ricordate, a volte il viaggio stesso è importante tanto quanto la destinazione. Sì, si tratta di godersi il processo e conoscere noi stessi. Trovare la tua Ellen può essere difficile, ma la ricompensa ne vale sicuramente la pena. Lezione 11. La magia della musica. E Anna, ho appena ascoltato Messia di Handel e mi ha lasciato senza fiato. Ciao John, è un classico. Sapevi che ha debuttato a Londra nel 1743? Sì, ho letto che è stato preparato per il palcoscenico londinese dallo stesso Handel.
Esattamente. Il modo in cui ha combinato orchestra e coro è semplicemente magnifico. Qual è la tua parte preferita del Messia? Adoro il coro Alleluia. È così potente ed edificante. Lo è davvero. L'energia in quel pezzo ti fa venire voglia di festeggiare. L'hai mai visto esibirsi dal vivo? Non ancora, ma mi piacerebbe. C'è qualcosa di speciale nella musica dal vivo, non credi? Assolutamente. L'atmosfera è elettrica e si possono sentire le emozioni nella stanza. Suoni qualche strumento musicale? Suono il piano. È un ottimo modo per esprimermi e rilassarmi. Meraviglioso! Ho sempre voluto imparare a suonare uno strumento. Qualche consiglio? Inizia con qualcosa di semplice, come l'ukulele. È divertente e facile da imparare. Sembra fantastico. Forse ci proverò. Componi la tua musica? Mi diletto un po'. È un modo divertente per sperimentare melodie e ritmi. È fantastico. Ammiro chiunque sia in grado di creare musica. Sembra una magia. Lo è davvero. La musica ha un modo per connettere le persone attraverso culture e tempi. Sono completamente d'accordo. Può evocare sentimenti e ricordi così profondi. E eventi come le esibizioni possono creare un'esperienza condivisa indimenticabile. Di sicuro, penso che il Messia abbia una qualità così eterna che risuona in tutti. Lezione 12. L'arte dell'ambiente. E Anna, sto sperimentando con le candele per creare un'atmosfera rilassante a casa. Ciao John, sembra adorabile. Che tipo di profumi stai usando? Sto usando lavanda e vaniglia. Aiutano davvero a rilassare la mente. Sono ottime scelte. Hai pensato di aggiungere colori anche alle candele? Sì, ho letto che i colori possono influenzare l'umore. Quali colori pensi funzionino meglio? Penso che i blu e i verdi morbidi siano rilassanti, mentre i gialli caldi possono essere allegri. Interessante. Ho visto candele dai colori vivaci, ma non ho mai considerato i loro effetti. Giusto. Ogni colore può creare una sensazione diversa. Hai provato a creare le tue candele? Non ancora, ma mi piacerebbe. Sembra un progetto divertente e creativo. Lo è. Puoi personalizzare i profumi e i colori in base al tuo umore o al tuo arredamento. Di quali materiali hai bisogno per iniziare? Solo cera, stoppini, oli essenziali e colorante. È abbastanza semplice. Sembra fattibile. Potrei invitare alcuni amici per una festa per la preparazione delle candele. È un'idea fantastica. Potrebbe essere un modo divertente per creare un legame e creare qualcosa insieme. Esattamente. Inoltre, tutti possono partire con una candela unica da gustare a casa.
ed è un ottimo modo per personalizzare il tuo spazio con profumi e colori che ami. Posso già immaginare quanto sarebbe accogliente. Hai qualche consiglio preferito per preparare candele? Inizia con piccoli lotti e sperimenta diverse combinazioni di profumi e colori. Ottimo consiglio. Lo terrò sicuramente a mente quando inizierò la mia avventura con le candele. Non vedo l'ora di sapere come va. Creare la propria atmosfera può essere davvero gratificante. Assolutamente. Si tratta solo di trovare ciò che ti fa sentire in pace nel tuo spazio. Lezione 13. Strategie di acquisto. E Anna, cosa c'è nella nostra lista della spesa oggi? Ciao John, buongiorno. Abbiamo bisogno di prodotti freschi e di alcuni prodotti caseari. Suona bene. Hai in mente frutta o verdura in particolare? Penso che dovremmo prendere delle mele e degli spinaci. Sono entrambi davvero sani. Ottime scelte. Ci sono altre verdure che vuoi aggiungere? Che ne dite delle carote? Sono versatili e possono essere utilizzate in molti piatti. Perfetto. Sono ottimi anche per fare spuntini. E i latticini? Dovremmo prendere latte e yogurt. Sono buone fonti di calcio. D'accordo. Preferisci lo yogurt normale o lo yogurt greco? Adoro lo yogurt greco. È più denso e contiene più proteine. Che mi dici di te? Mi piacciono entrambi, ma lo yogurt greco è il mio preferito per la colazione. È una scelta salutare. Di solito aggiungi qualcosa al tuo yogurt. Sì, mi piace aggiungere frutta e un po' di miele. Lo rende così delizioso. Gnam! Di solito aggiungo muesli per un po' di croccantezza. L'hai provato? Oh, è un'ottima combinazione. Cos'altro dovremmo includere nella nostra lista? Potremmo aver bisogno di qualche snack. Che ne dici di noci o cracker integrali? È una buona idea. Sono sani e perfetti da portare in viaggio. Esattamente. È bello avere a disposizione opzioni nutrienti. Stiamo dimenticando altro? Forse del pane o della pasta? Sì, abbiamo sicuramente bisogno del pane per i panini. La pasta è ottima per cene veloci. Perfetto. Sembra che abbiamo una lista della spesa completa. Davvero? Assicuriamoci di controllare eventuali vendite mentre siamo lì. Bella idea. È sempre bello risparmiare un po' mentre si fa la spesa. Grazie per aver guardato. Iscriviti, metti mi piace, condividi e unisciti al nostro canale. Il tuo supporto ci aiuta a creare altri fantastici contenuti.